Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi vi presento questa magnifica sciarpa lunghissima, una sciarpa lunga 2 metri, realizzata con un filato un po' particolare, infatti se notate è un po' peluscioso e ci sono delle micro paillette inserite. Come è stata lavorata? Innanzitutto con un punto di lavorazione che vi faccio vedere, un motivo che ho trovato su internet ed è stata lavorata su 2 versanti. Ecco qui, vi faccio vedere il punto di giuntura dei 2 lati. Prima sono andata a creare un pannello, poi riagganciandomi sulla linea stessa, aspettate, rimpicciolisco, eccoci qua, forse si vede meglio. Sulla linea stessa delle catenelle sono andata a costruire il restante pannello della sciarpa. Come ho detto è 2 metri, quindi prima ho lavorato da un lato 1 metro, poi ho ripreso il lavoro sulle catenelle in maniera speculare, ho fatto l'altro pezzo. Il motivo di lavorazione ve lo presento subito, è una risorsa libera su Pinterest, quindi non c'è niente di misterioso e quant'altro. Questo è il motivo che ho utilizzato, adesso lo vediamo un pochino insieme. È un motivo che si sviluppa su 10 catenelle e in pratica qui, come potete vedere, ci sono 1 2 3 4 5 6 giri di lavorazione. Ogni 6 giri appunto c'è la ripetizione. Tranquillamente ne abbiamo un campione insieme. Io ho preso un filato un po' diverso. Vi ricordo che la sciarpa che avete visto io l'ho lavorata con un uncinetto più grande rispetto a quello richiesto, proprio perché volevo una lavorazione vaporosa. In questo momento proviamo con l'acrilico e con un uncinetto del 5. A me è piaciuta così, anche se ne ho viste di lavorazioni fatte anche con cotone, con quel motivo, quindi sono carine lo stesso. Allora, siccome il mio motivo appunto si sviluppa su 10 catenelle, per mia comodità e per farvi vedere un pochino la lavorazione un po' più grande, in realtà nel nostro campione ce ne sono 20 di catenelle, se andiamo a vedere. Io preferisco montarne 30, così è più facile vedere anche gli angoli. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, vi lascio 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Vi lascio vedere appunto lo schema. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 e 30. Ho detto lascio lo schema in bella vista in modo che voi abbiate ben chiaro il disegno della lavorazione. Sono a questo punto, mi alzo di 2 catenelle, torno nella prima di inizio e faccio una maglia bassa. Una volta memorizzato, è un po' macchinoso all'inizio perché appunto un po' i giri variano, però almeno per quanto riguarda il numero delle catenelle e quant'altro, però una volta memorizzate bene andrete come un treno. 3 catenelle, 1 2 e 3. Poi cosa facciamo? Saltiamo 1 2 3, nella quarta catenella le saltiamo 1 2 3, nella quarta vado a realizzare un punto V costituito da maglia alta, 2 catenelle, un'altra maglia alta, ok? Aggiungo 3, 1 2 3, salto 3 catenelle di base, 1 2 3, e vado a realizzare
qui mi è scappato uno, scusate, 3, salto 3 maglie di base, 1 2 3, qui vado a realizzare 3 maglie basse. Diciamo che i primi 2 giri sono un po' l'inizio del lavoro stesso, ok? Quindi poi vado con altre 3, 1 2 e 3, filo sull'uncinetto, 1 2 3, faccio un altro punto V, ok, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, 3 catenelle. Ricordiamoci che iniziamo a memorizzare quando ci sono da fare i punti V, tra un motivo e l'altro ci saranno costantemente 3 catenelle di separazione, 1 2 3, vado qui e realizzo altre 3 maglie basse, 1 2 3, 3 catenelle, 1 2 e 3. Non vi preoccupate se avete 3 catenelle, qui faccio il mio punto V. Nel caso in cui aveste messo delle catenelle in più, non vi preoccupate, perché una volta ultimato il lavoro posso tranquillamente tagliare e il lavoro si ricompatta immediatamente, quindi non è che resta sfilacciato. Questo in modo da avere un pochino più libertà di movimento. 1 2 3, perché conviene sempre mettere, secondo me, al fondo, soprattutto di appunto lavori lineari, qualche catenella in più. Allora, adesso sono arrivata finalmente al secondo giro, 2 catenelle per alzarmi che servono da maglia bassa, giro il lavoro, in questo caso metterò, vedete, 1 2 3 4 catenelle. Spero che riusciate a vedere, però se mi sposto le mani non riesco a lavorare. Ok, siamo arrivati qui, vado a compormi diciamo l'archetto, lo vado a riempire di 5 maglie alte, ok? Un attimo che riposiziono 5 maglie alte qui, 1 2 3 3, un attimo che sfilo la lana, 3 4 5, perfetto. Adesso devo andare a realizzare una maglia bassa qui, aggiungo altre 4 catenelle in questo giro. Diciamo la costante è quella di realizzare 4 catenelle da tra un motivo e l'altro, quindi qui maglia bassa, 4 catenelle, 2 3 4, vado qui, le mie 5 maglie alte, 1 2 3 4 e 5. Allora, poi 4 maglie, 4 catenelle di separazione, 1 2 3 4, arrivo qui e faccio la mia maglia bassa, ancora 4, 1 2 3 e 4. Sto registrando con la luce del sole, quindi spero che non ci sia troppo riverbero, magari tiro un po' la tenda. Mi piace molto registrare i tutorial alla luce del sole, io la luce naturale in pratica, non luce diretta, perché 3, un attimo solo, ok, 3
4 e ancora 5, 3 catenelle, 1 2 3, vado sulla prima maglia, diciamo sulle 2 catenelle che avevo realizzato all'inizio, e vado a chiudere il giro lavorando una maglia bassa. Opla, è venuta bassissima, un attimo che tiro fuori e lavoro per bene, ed ecco qui, e siamo arrivati anche al secondo giro. Vedete, si inizia a vedere la lavorazione. Secondo me con un filato sottile sarebbe bello anche realizzare una casacca. Un'idea che mi è venuta qui, io ve la butto. Allora adesso qui dobbiamo salire con 4 catenelle che poi dall'altro lato saranno sostituite da una tripla maglia alta. Quindi 4 catenelle, 1 2 3 4, giro il mio lavoro, vado a mettere 3, 1 2 3, vado a realizzare 5 maglie basse sulle 5 maglie alte sottostanti. Siamo qui, 1 2 3 4 5. Adesso in pratica cosa succede? Questa maglia qui sotto la lascio tranquilla, perché la maglia bassa sotto mi indica la fine della lavorazione di un motivo. Vedete, noi siamo partiti con la realizzazione di mezzo motivo, siamo partiti qui. Vado a fare un arco di 7 catenelle e finisco direttamente sul gruppetto delle, diciamo sul ventaglietto delle 5 maglie alte. Quindi aggiungo 7, 1 2 3 4 5 6 7, filo no scusate, niente filo sull'uncinetto, faccio le mie maglie basse che sovrastano le 5 alte sottostanti. Siamo alla terza, faccio scorrere un po' di filato, terza, quarta e quinta, poi vado a fare altre 7 catenelle, 3 4 5 6 7, vado di nuovo qui e faccio altre 5 maglie basse, 2 3 4 5. Sono arrivata all'angolo. Solo in questo giro vado a realizzare 3 catenelle, 2 3, poi devo realizzare una tripla maglia alta, metto 3 1 2 3, faccio 3 gettati, vado in questo gruppo di catenelle nella seconda dal giro precedente, mi aggancio e vado a realizzare la mia tripla maglia alta. Quindi ho 1 2 e 3 e chiudo. Ok, siamo arrivati anche a questo punto. Continuiamo. Cosa succede qui? Mi vado ad alzare con 3 catenelle, 1 2 e 3, giro il mio lavoro, nello stesso punto faccio un'altra maglia alta. Ok, cioè in pratica si va a creare mezzo motivo nei laterali. Ok, sono arrivata a questa, faccio 3 catenelle, 3 maglie basse, 3 catenelle, ventaglio, scusate, punto V sulla quarta catenella centrale. Quindi andiamo con 3 catenelle, 2 3, poi sempre maglie basse. Il nostro motivo, la nostra decorazione è costituita in pratica da un giro di maglie alte, poi sovrastata da 1 2 e 3 giri in cui si utilizza la maglia bassa. Quindi
a questo punto qui ne devo realizzare solo 3, quindi salto il primo punto basso, vado nel secondo e in successione ne eseguo 3. Poi, come abbiamo detto, questo è il giro in cui c'è la costante delle 3 catenelle del numero 3. Salto 3 catenelle e faccio il punto V, 1 2 3, vado qui, punto V, costituito da maglia alta, 2 catenelle di separazione, maglia alta, ok? Poi aggiungo 3 catenelle, 1 2 3, vado, salto, metto qui e faccio altre 3 maglie, 2 e 3, poi 3 catenelle, 2 3, mi si sta spostando anche il foglio, io l'ho lasciato in primo piano in modo che l'abbiate sempre a portata di mano. 1 2 3, vado qui, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, ok, 3 2 3, poi vado qui, 3 maglie basse, 2 e 3, 1 2 e 3 finali, salto 3 di base, 2, scusate, 4, 1 2 3 4, qui vado a realizzare 2 maglie alte, sono in questa posizione del lavoro, 2 maglie alte, 1 e 2, facciamo l'ultimo giro del motivo perché poi è molto ripetitivo, cioè si sposta soltanto appunto il punto in cui da una parte chiudo il lavoro, poi inizio il motivo e così via. Allora salgo con 3 catenelle, giro e nello stesso punto ne vado a realizzare 2 maglie alte, 1 e 2, poi vado a completare che cosa? Questo motivo, quindi cosa faccio? Faccio 4 catenelle, una maglia bassa qui, 4, e vado a ricomporre il motivo, quindi 4 catenelle, 1 2 3 e 4, arrivo sulla maglia bassa centrale del motivo sottostante e faccio una maglia bassa, 4 catenelle, 3 e 4, nel punto V ricompongo le 5 maglie alte per riprendere di nuovo il motivo, 2 3, opla, aspettate, ho anche la gattina, la coda è della mia gattina, 4 5, poi faccio 4 catenelle, 2 3 e 4, chiudo qui, maglia bassa, di nuovo 4, 1 2, scusate, 2 3 e 4, vado qui, 5 maglie alte, 1 2 3 4 e 5, opla, e 5, siamo qua. Poi andiamo a fare 4, 1 2 3 e 4, vado qui, maglia bassa, di nuovo 4, 1 2 3 e 4, sono arrivata alla fine del mio giro e faccio in pratica mezzo punto, cioè vado qui e salgo di, cioè vado a costruirmi 3 maglie alte,
Adesso vi faccio vedere cosa abbiamo ottenuto con questi pochi giri di lavorazione, che poi sono molto ripetitivi. Eccolo qua, ve lo metto così, ve lo faccio vedere. Vedete, è comunque una lavorazione che si dilata parecchio, quindi con pochi motivi lineari riesco a lavorare benissimo. Come ho detto, io una volta che ho completato un pannello devo andare a lavorare il restante. Potete scegliere voi la lunghezza e la larghezza della sciarpa. Io volevo qualcosa di importante. Cosa faccio? Quando io ho terminato un pannello, vado a girarmi il lavoro e in maniera speculare vado a riprendere questo motivo. Cioè, cosa succede? Riprendo, mi aggancio magari qui, se sono da questo lato, da questo versante, vado a riprendere 2 catenelle, maglia bassa, faccio 3 catenelle, vado a realizzarmi punto V qua, qui vado a rimettere anche dall'altro lato le 3 maglie basse, di nuovo punto V con le catenelle di distanziamento, 3 maglie basse e così via. Quindi è speculare, cioè nel momento in cui io vado a girare il lavoro, le catenelle che mi sono servite per realizzare questo lato mi serviranno per realizzare anche l'altro lato. Quindi almeno il primo giro si ripete 2 volte da questo lato e da questo, e poi la lavorazione prosegue in maniera speculare, cioè come uno specchio. Allora rimetto in su il mio campione, spero che la sciarpa vi sia piaciuta. Se è così mettete un like, iscrivetevi al canale per le prossime idee creative. Vi aspetto quindi per un nuovo tutorial. Auguro a tutti una buona giornata e grazie per essere stati con me fino alla fine. Buona creatività!